Buongiorno mondo! Non è tanto un buongiorno perché Jessica è stata tutta la notte male, sta ancora male, c'è l'influenza, è a pezzi. Ma per fortuna che facciamo il gioco delle tre carte, uno sta male, gli altri stanno bene, quindi c'è chi manda avanti lo stesso il carro. Io stamattina ho già fatto un botto di cose. Ho portato Bernice a fare la punturina che deve fare mensilmente, così è a posto. Mi hanno portato un camperozzo da sistemare il tetto, questo joint, e abbiamo riaccompagnato a casa il padrone perché ci vuole 2 o 3 giorni di lavoro, almeno non stava qua, perché se no voleva fare avanti e indietro. Ho detto no, è meglio che il camper sta fermo, almeno se c'è in via d'opera cose è meglio. Quindi l'ho riaccompagnato in macchina. Quando poi è pronto lo vado a riprendere. Metto che forse passa lui in questi giorni per vedere, però noi siamo qua. Quindi ora, punto della situazione fatto, inizio a mettermi subito dietro al mezzo, perché gli entra acqua, presumo dal passacavo della parabola. Quindi bisogna verificare che entri acqua da lì e a quel punto cambiare la scatola del passacavo. Poi c'è da dare una carteggiatina a tutto il tetto, darci una mano di bianco come abbiamo fatto noi nella parete posteriore e poi rifare le siliconature del tetto dove è necessario, ma credo quasi tutte perché in 17 anni non hanno mai fatto siliconature, però solo del tetto parliamo. Quindi iniziamo a metterci in mano alla obra e via. Allora, questa è la situazione iniziale, ora iniziamo a metterci in mano alla opera e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori. Quel passacavo dovrebbe essere il colpevole che sta facendo entrare l'acqua. Ora lo verifichiamo e poi se sostituiamo tutto. Guardate che brutto che è, poi ve lo faccio vedere da vicino. Vedete come la scatoletta è abbastanza ridotta male. Ora ci buttiamo l'acqua e vediamo se da dentro il Christian la vede, così capiamo se è quella o bisogna capire cos'altro fa entrare l'acqua. Confermato ragazzi, buttato acqua, Christian dentro, ha visto che entra acqua da lì, quindi ora asciughiamo, inizio a vedere se riesco a rimuovere o spostare il pannello là davanti se il cavo me lo consente, così lo facciamo anche lì sotto, anche se il proprietario non voleva, ma i lavori io li voglio fatti bene, anche perché sennò siliconare il bordo li mette male. Quindi visto che ci ha messo le viti, vediamo se riuscendo a svitarlo da lì riesco a traslarlo là, non tolgo il condizionatore, non tolgo la parabola e via. Quindi iniziamo. Lì c'è il Boccia che voglia di lavorare, saltami addosso, biccia. Allora, abbiamo messo il camper con i tacchi di dietro, così almeno cola bene tutto il tetto e si asciuga per poi iniziare a carteggiare. Nel mentre mi sono già portato avanti con un altro dei lavoretti da fare a questo camperozzo, ovvero le luci di gombro. Originariamente erano lì, vedete che c'è la sagoma, ma per il collaudo in Spagna dicono che se dallo specchietto retrovisore tu non vedi la luce bianca dell'ingombro, per colpa in questo caso del tendalino, ma come tutti i camper escono di fabbrica così, o togli il tendalino o metti quelle tipo camion più lunghe che escono in fuori, o la devi abbassare. Col cliente abbiamo optato, visto che voleva tenere quelle fini, di rimettere queste e abbassarle. Gli ho messo un filo bianco così non si nota, ho scollato tutto quel pezzo lì, così abbiamo fatto il collegamento lì dietro, viene giù tutta bella siliconata e abbiamo fatto la, passatemi il termine, la cagata spagnola che vogliono, di abbassare sta luce, che l'importante, dico io, che da dietro si vedeva la rossa. A me che dallo specchietto vedo la bianca non mi interessa. Anche a noi ci va bene perché non abbiamo il tendalino, se no anche io la dovevo abbassare o togliere il tendalino. Ora lo vado a fare lo stesso lavoro anche di là, anche se per l'ITV, per il collaudo non serve perché di qui è visibile, ma per estetica quando si è dietro si vedrebbe una più in alto, una più in basso e starebbe male. Quindi stesso lavoro di qui, la abbassiamo come di là. Poi probabilmente siamo quasi a ora del pranzo. Passato il pranzo iniziamo con il tetto a carteggiare e a togliere tutte le silicone vecchio, a fare tutto quello che c'è da fare sul tetto. Buona, allora, lucette finite. Ho staccato già tutto il cablaggio della parabola, praticamente il passacavi era appoggiato, l'ho toccato, mi è rimasto in mano. Quindi ora poi si pulirà tutto, carteggiatina tutto il tetto e diamo una bella rinfrescatina. Questo non so, questo mi sa che era del Viesa, perché a vedere così c'era tipo il segno e al posto di sto blu mi sa che c'era il Viesa. Vabbè, ora andiamo a mangiare che è pronto e via. Scendiamo coi piedi per terra. Vediamo cosa ci ha preparato, mi sa Christian a sto giro. Ecco, fai danni. Va preparato il sugo che ho fatto io ieri, ha cotto la pasta, via. Il sugo l'ho dovuto riscaldare. Ah, scusa. Ho fatto 260 grammi di pasta per 2, va bene? E ieri erano 270 mi sa per 2.
quando l'ho fatta ieri sera. Vabbè, perché ci sono anche le Chi c'è il mozzarella. telefono? Con Andrea. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola. Aquí estoy grabándote también. Y ya sei sin batteria. Che tal, bien? Sì. Pranzetto l'abbiamo fatto. Abbiamo preso il caffettino, abbiamo fatto tutto. Ora lasciamo il Christian che si lava i pettini. Io inizio a tirare via le siliconature e a carteggiare sul tetto. Cutter è già su. Ho preso già la carteggiatrice e anche il coso. Dovrò portarmi la power station perché questo camper non ha installazione elettrica, quindi non saprei come fare. Ok, iniziamo. Già che sono qui, vi faccio vedere la nuova All Power R1800. Ottimo prodotto, bella, un po' pesante, ha le sue 4 porte 220, 2 porte USB e 2 porte USB-C. Presa 12 volt, si può caricare con la 220 con i pannelli solari e con il 12 volt dell'accendisigari. In più, questo modello se ne possono mettere vari in parallelo, fino a 3 pezzi se non ricordo male, e per aumentare la capacità della batteria del serbatoio. Fondamentalmente si possono prendere degli accumulatori a parte. Io, come ho sempre detto, nel camper non la consiglio come primo equipaggiamento, come emergenza, come chi usa il fine settimana il furgone, il van mezzo camperizzato, ok, o per come sto facendo io ora, per non tirare un cavo della 220 dal mio camper a qua su, me la porto su e attacco gli apparecchi che regge senza problemi. Quindi ora la mettiamo a dura prova carteggiando tutto il giorno. Consuma poco perché circa 200 watt, ma vediamo come si comporterà. Era al 100%, vediamo a fine carteggiatura a che punto è la carica. Buona ragazzi, che ne dite? Ha cambiato faccia? Ora aspettiamo che asciuga bene e poi ci facciamo tutte le siliconature dei bordi e dei due oblò, perché quello ce l'ha bella, ma questi due erano bruttissimi e le rifacciamo. E andiamo a comprare un PG grande per metterci il passacavo del satellitare. Che dite? Top number one. Bueno, non pensavo di arrivare già a questo punto, ma ci siamo arrivati per fortuna. Ottimo, quando tutto fila liscio è tutto ottimo. Ora facciamo un caffettino e poi vado a cercare il passacavi, quello bello grosso, e vado a ritirare un pacchettino in un negozio. Quindi banda alle ciance, andiamo avanti. Caffettino time, pippotto time e andiamo. Caffettino time, e come vi avevo promesso, vi avevo detto, finito di carteggiare, vediamo la nostra All Power a che stato arriva. A parte un po' impolverata, ma siamo al 90%. Probabilmente c'è qualche frame, lo vedete male, ma è scesa di un 10% ad aver carteggiato un'oretta al tetto, che consuma poco. Quindi, come ho già detto, sono belle, sono valide per queste cose così. Io non le utilizzerei mai come primo impianto, prima necessità. Se qualcuno è interessato, in descrizione trovate il link per l'acquisto. E grazie al Power. Buona, sono andato a ritirare i pacchi e a fare un po' di spesa. Speriamo che siano buoni sti mandarini, così dia un po' di vitamina C e Pippo a Jessica, che ancora sta messa un po' così. L'uvetta, il pane. Poi Jessica stasera ha detto che si fa il riso in bianco. Se riesco, come metto giù qualcosa. Scarichi, però devi mettere giù, devi assimilare, se no ti indebolisci. Ma poi sto male. Vai in bagno, pazienza, però intanto hai mangiato e hai assimilato qualcosa, se no ti indebolisci sempre di più. Sono dottore anche, oltre al calzolare e panettiera. E hobbistica elettricista faccio, come hobby. Okay. Però il primo lavoro ora è dottore. C'ho il primato. Hai studiato. Sono stati piani alti, ero al quarto piano. Buona. Niente, ora sistemo un po' di cose, preparo poi per cena, perché che ora, cioè, preparo ancora no, sono le 7. Imbastiamo la situazione, rispondo un po' di messaggi, rispondo un po' di cose e poi ci aggiorniamo. Stasera per cena, col pippottino qua, prepariamo
Il segreto è quel tipico pezzo di carne del maiale, molto buona, sale grosso, padella, pim pam, ed è pronto. Vero Pippo? Mettiamo anche te nella padellina. Ci mettiamo questi cosciottini qua. Ci mettiamo quei cosciottini. Ci mettiamo quei cosciottini. Che li mettiamo? Ci vediamo dopo quando è pronta cena. Tanto questo qua è semplice, butti lì, pam pam e via. Filino d'olio giusto per, ma niente di che. E niente, anche stasera mangio da solo perché Christian è in ritardo. Buon appetito a me. Mangio insieme a voi. Vabbè, ma intanto cosa vi lascio lì a fare. Buon appetito. Io mangio. Jessica voleva fare il riso bianco, non l'ha voluto. Mangio io. Buon appetito. Dopo la ciccia, ora mangiamo assieme a Pippotto un mandarino. Vediamo se sono ancora buoni sti mandarini. Tu l'hai già assaggiato? No? Fa schifo. A vederli non mi sembra buono. E ora lo proviamo uno, vediamo com'è. Vieni che sbucciamo un mandarino. Sbuccia il mandarino. La buccia non bisogna mangiarla, amore. Aspetta. Lo so che tu vuoi aiutarmi. No, quella è buccia. Ma è buccia. Sta contento, ti do la buccia, ti do la buccia. Aspetta. Vieni a prendere il mandarino. Te, ora che l'ho sbucciato, te, no? Aspetta, aspetta. Da vicino. Adesso lo sento anche Bernice, diventa pazzo questo. Per il mandarino, io lo so, Quest'anno pure Bernice. c'è il mandarino. Come sono? Questo mangiabile, bisogna vedere come sono gli altri. Casa su quattro ruote, Jessica e Anna, io vado su in branda, ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Mondo, buongiorno! Bentornati a bordo con Pippo Style che mangiava l'uvetta. Jessica sembra stare un pelino meglio. Non c'ha più febbre, debole, vabbè, perché è 2 giorni che non mangia. Io continuo ad avere il naso attappato, ma non fa niente, non mi interessa. Cioè, sto catarro con me fa parte di me, quindi mi accompagnerà per il resto dei giorni della mia vita. Andiamo su questo bellissimo joint. Le lucine le abbiamo sistemate, il tetto l'abbiamo verniciato. Andiamo a rifare le sigillature dei 2 laterali e dei 2 oblò posteriori. Forza e coraggio. L'unica pecca è che ci sarà tutto bagnato sul tetto, anche se ho lasciato aperto per non far condensa. Devo asciugare, fare siliconature. Vabbè, è così. Vamo, poniamoci mano all'opera. Buona Cico, mano all'opera, messa. Ora vi faccio vedere il risultato. Risigillato tutto il profilo lì che era tutto staccato. Tutto il profilo di là, tutto il profilo di là, tutto il profilo di qua e i 2 oblò questi qua che erano bruttissimi e vecchissimi li abbiamo rifatta, anche se tra virgolette non erano preventivati, ma già che c'eravamo ci è voluto un attimo. Quindi siliconature fatte, tetto verniciato, bello bianco e bello pulito. Vedete che bello che è? Costo Approssimativamente, cioè poco, nel senso, comunque calcolando che abbiamo anche cambiato la cassetta passacavi, togli tutto il cavo del satellite, rimetti la cassetta nuova, quindi ci stiamo. Il costo è un costo adeguato, non è un membrapole, ma perlomeno il tetto è bello bianco, non c'è più il muschio e rimane protetto per altri anni. Ripeto, non è membrapole, ma è un trattamento più economico che si può fare senza problemi. Ora scendo giù, mettiamo il coperchio alla cassettina perché ieri l'ho fissata. Intanto vi faccio vedere il lavoretto un po' diverso da com'era e com'è ora. L'abbiamo già sigillata, ci mettiamo sul coperchio, è tutta pronta e finita. Top! Buona, camper finito, lo riportiamo al padrone giù a Marbella che ci riporta indietro. Cioè, ci sono dei finlandesi che hanno chiesto aiuto, che hanno problemi elettrici, però non so cosa stiano combinando. Io gli ho detto dov'è il problema. C'è il problema che c'hanno pochi pannelli solari, quindi non è che c'è da girarci tanto intorno. Ci pensano, vediamo se acquisiamo anche dei clienti finlandesi, perché mi detto noi in Finlandia, anche se il pannello è piccolo, non abbiamo grossi problemi perché là c'è sole 24 ore d'estate, quindi anche di notte la carichi con i pannelli sempre. Che figata. Andiamo in Finlandia d'estate, c'è 24 ore di sole, cioè i pannelli caricano 24 ore su 24. È vero. Infatti mette anche se c'è il pannello da 120 watt. Fa là non abbiamo avuto problema perché essendoci sole 24 ore per i 6 mesi estivi
Se c'è sempre, cioè anche se poco, però produce sempre. Certo. Qui invece il sole è basso d'inverno, produce solo di giorno, poi vuole usare il seccapelo e la macchinetta del caffè con 2 batterie AGM da 90. Ho detto guarda, non sono proprio le batterie adatte per fare tutto quel lavoro. Vabbè, andiamo a riconsegnare il mezzo intanto. Bene, andate e tornati a Marbella con un click, fai vedere il dolcino. E il signore del camper è lo stesso che l'anno scorso, quando le avevamo messo a posto delle cose sul camper, ci aveva portato dei dolcini. E questa volta è voluto ripassare apposta dalla pasticceria. Calcolate che c'era una coda che non avete idea. E sono uno spettacolo. Sì, sono buoni. Dopo li mangiamo. Voleva prendere 6, ma ha detto guarda, Jessica non sta bene, van bene 3, non è un problema. Jessica sta preparando il pranzo o com'è la situazione qua oggi? Qua c'è questo. Nonostante stai male dovresti avere un figlio che ti aiuta magari. Se avevi preso l'olio da friggere. Sì, Se volevi fare questo. sì. E c'è da scaldare anche quello. Ora però non abbiamo più un tavolino alto. C'è quello piccolino. Friggi. Pranzettino. Riso in bianco per tutti, visto che Jessica sta male. E poi c'è il segreto da finire di ieri. Il pezzo di carne, non so se Jessica la vuole. No, lascia perdere. No. Mangia, riprenditi, spaventapassi. Devo tagliare i capelli. Abbastanza. Sembri scappata di casa. Devo tagliare. Allora, finite di mangiare per riprenderci un po'. Vedete anche Jessica è un po' più meglio di prima. Siamo andati a fare lì sotto il carico e scarico. Ci siamo fatti 3 belle docce, così ci siamo rinfrescati, ha fatto carico e scarico e siamo a posto. Ora, visto che il camperozzo è stato consegnato e tutto a posto, bisogna mettere mano al carretto, metterci l'illuminazione, far passare i cavi e finire di sistemarlo, perché ormai qui non abbiamo più niente da fare. Però finiamo di sistemarci ancora qualche giorno questo carrettino, il rimorchio, l'appendice, chiamatelo come volete, in modo che poi è in ordine, possiamo portare via le cozze da qua. Nel mentre c'è ancora un lavoro già pronosticato, vedo di preparare una bambina e farlo già qua, così almeno è tutto a posto, e poi siamo liberi e felici col conto alla rovescia. Andiamo a fare qualcosa sul carretto, sul rimorchio o sull'appendice. Fatemi sapere nei commenti come volete che chiamiamo sto rimorchietto, ma non deve essere né rimorchio, né carrello appendice, né carrello, né aggiunta a casa. Un nome, da dargli un nome, tipo Peppino il carrettino, Giovannino il carrettino, Giovannino potrebbe essere già bello. Un nome al carrello bisogna dare. Ma prima di andare a mettere mano alla obra, al carrettino, al rimorchietta, quell'affare là attaccato dietro al camper, facciamo merenda col dolcino che ci ha offerto il signore, che non mi ricordo mai il nome, però vabbè, è così, lo sapete. 1000 foglie con la panna, tortina con crema pasticcera e frutta e croissant con le fragole e la panna. Buona la tortina? E che te non è che potresti proprio mangiare sta roba, però un pezzettino piccolo, dai, giusto per provarla. Bene ragazzi, vi faccio vedere cosa ho già fatto nell'appendice. Allora, mi sono tirato la 220, così c'ho la 220, mi sono tirato il tubo del compressore, ho montato i 2 scaffaletti, li ho fissati alla struttura del carrello e gli ho fatto 2 ripiani in più, perché uno solo rimaneva troppo vuoto e non mi piaceva, quindi ho optato per farli 2 ripiani, così ho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Posso mettere la roba più in ordine e tutto a posto. Devo stare dietro, buchi fai, io non voglio buchi. Uno ne ho fatto, è passato. Vedi che non ne fai più buchi. E non è, cosa devo fare? È arrivata la 220, è arrivata l'aria compressa, basta. Dove li hai fatti i buchi? Nell'angolo là, da fuori, per non beccare il telaio niente, ci ho messo silicone. Adesso vado a vedere se hai fatto bene il lavoro. Tanto è siliconato. Lui buca. Carrello nuovo. Ho capito, però la corrente non potevo farlo passare da lì, era uno schifo. Come li hai fissati? Questi li ho fissati con le viti là dietro. Praticamente nella parete c'è uno di questi, sia sopra che sotto, li ho messi 4 per ognuno. Sei riuscito a beccarlo? Ma con chi pensi di parlare? Hai preso la misura? Sono molto... Vediamo quanto durano questi scaffaletti, perché sono molto... Non so neanche io se metterci una tavola sopra per irrobustire un po', magari da uno tipo quella. Ci fai se no la tavola da farti te il coso.
Una tavola da fare da lavoro. Certo, non puoi attaccare, mettersi di sopra. No, anche perché è plastica, te vedi. Ma va, si sfonda. Ci facciamo una Il tavoletta. problema è che la tavola la volevi incastrare sopra tu. Io in teoria allora potremmo, per guadagnare un ripiano in più, fare la tavola qua e qua mi rimane lo spazio per metterci tipo, devo vedere come risulterebbe, potrei provare con un pezzo di legno di ritaglio, mettere la tavola qua, se avanza abbastanza spazio, no però poi si muovono per metterci caricabatterie delle batterie che c'è, l'avvitatore, la pistola quella per crimpare, le forbici elettriche, tutte quelle batterie. Devi fare sempre la... Però devi farle anche dal lato, se no cadono anche di là. E poi come le prendi se c'è poco spazio? Sì. Però me la studio anche questa. Bene, Cico, sta iniziando a fare buio, quindi ci ritiriamo perché non ci vedo più niente, se no. Ora valuto se andare un attimo già a prendere dall'Eroe Merlin per farmi l'illuminazione interna o andarci domani. Ora vedo un po' come organizzare la situazione per domani. Tanto qua ci abbiamo Pippotto, questo bambino monello. Ci abbiamo Jessica, che sta un po' meglio. Si sgrida Pippotto. È arrabbiato. È arrabbiato perché è venuto un bimbo qua, il figlio di quelli che ora gestiscono il bar qua dell'area. E... miau. Che ha detto che è il suo amico. Anche. Che ha detto che sono il suo amico. E Pippo fa il geloso. Monello, dice. Fare scorrere. Arrabbiato. Monello. Alla fine ho deciso, sono venuto già a prendermi il materiale. Jessica è rimasta in camper. Vengo già sono già dall'Eroe Merlin. Andiamo a prendere quello che ci manca per fare l'illuminazione nel rimorchietto.